Ciao ragazzi, benvenuti sul canale. Oggi parleremo della pinneggiata. La pinneggiata è il principale sistema di locomozione del subacqueo. Grazie agli atleti di altissimo livello, dove la maniacale ricerca della perfezione viene accompagnata dall'evoluzione di nuove tecnologiche attrezzature. Parliamo di velocità con frequenze di pinneggiata, ma soprattutto un risparmio energetico. In questi video impareremo a riconoscere alcuni classici errori e analizzeremo la biomeccanica di due tipologie di pinneggiata. Un errore che mi capita spesso di vedere è la pinneggiata a V, praticamente a gambe aperte. Gli arti non sono paralleli tra loro. Questo errore può essere associato al piede valgo oppure ad una pinna troppo larga. La larghezza massima per una pala è di circa 20 cm. Avere una pala che supera questa larghezza provoca un'eccessiva diversità del movimento normale terrestre, quindi il movimento della pinneggiata verrà inevitabilmente compromesso. Vediamo alcuni esercizi per cercare di risolvere il piede valgo. Questi esercizi propedeutici aiutano a rinforzare la muscolatura della coscia, ma soprattutto quella della caviglia. Ovviamente avremo il piede più allineato alla gamba. Flessione della coscia in avanti. La pinna non porta acqua, ma bensì la fa sfilare via. Non produce movimento, in più favorisce un notevole dispendio di energia. Durante i miei corsi di primo livello, quello che accomuna questi ragazzi è la flessione della gamba sulla coscia. Provoca una resistenza sul polpaccio, quindi non abbiamo un'ottima resa, ma soprattutto anche una grande resistenza. Anche in questo caso l'acqua viene fatta scivolare sulla pala. Questo tipo di problema può essere provocato da una pinna troppo rigida e comunque di una nostra poca sensibilità all'attrezzo. Ma qual è la pinneggiata ideale? Scopriamolo analizzando la biomeccanica di due tipologie di pinneggiata. La pinneggiata stretta o una pinneggiata larga. Le metterò a confronto. Dai, vediamole. Un'ampia apertura tra falcata e defalcata compromette l'avanzamento. Favorisce un notevole attrito sulla coscia perché è troppo esposta al di fuori del nostro corpo. In immersione peggioriamo la situazione. Il nostro corpo, per via della pressione idrostatica, riduce la sua galleggiabilità, che ovviamente affronteremo in risalita. Defalcata. Il polpaccio si espone ben oltre il nostro corpo. Questo provoca un notevole attrito, quindi alla fine dell'apertura fa sfilare via l'acqua. La falcata, grazie alla coscia, spinge la gamba con forza ed energia, provocando non solo attriti, ma soprattutto un grande dispendio di energia. Ebbene sì ragazzi, pinneggiare bene vuol dire risparmiare energia, quindi aumentare il vostro tempo di apnea. Esaminiamo la campionessa del mondo Cristina Francone.
La sua pinneggiata stretta le permette di restare all'interno della sezione trasversale del corpo. Questo per essere quanto più idrodinamica possibile. Da notare la falcata con gamba ben distesa, mentre la defalcata rimane abbastanza chiusa, ben coperta dal corpo. Cristina Francone è un'atleta eccezionale. Sfrutta una frequenza di pinneggiata abbastanza importante. Unita alla reattività della pinna Taras, ha aumentato notevolmente il suo margine di miglioramento. Ma passiamo alle acque libere. Una frequenza di pinneggiata lenta senza dubbio regala una bella sensazione. Rilassante, lo sforzo si riduce davvero al minimo. Mentre una frequenza veloce, se fatta con criterio, ci fa raggiungere la superficie molto più rapidamente. In questa pinneggiata il piede gioca un ruolo importante, da osservare come interviene nella fase di andata e quella di ritorno. Con questo tipo di pinneggiata le pinne subiscono una sorta di metamorfosi. In questo caso le mantra di Chetma Composites lavorano in risonanza. Una piccola e frequente pinneggiata fa spingere su tutta la superficie della pala una gran quantità d'acqua. Pinneggiare è come un po' camminare, basta trovare il giusto compromesso. Come eliminare movimenti superflui, ridurre la rigidezza muscolare e articolare, riduzione della resistenza esterna e ricerca ottimale della frequenza di pinneggiata. Molto importante sarà quello di utilizzare una buona attrezzatura in base alle nostre esigenze. Ovviamente l'occhio clinico di un istruttore vi potrà aiutare, ma soprattutto prima di acquistare una pala affidatevi ad un'azienda in modo di poter capire quale pinna farà il vostro caso. Ma se ancora non sei convinto che la pinneggiata stretta sia migliore di una pinneggiata larga, allora guarda questo video. In realtà noi atleti non abbiamo inventato proprio nulla, abbiamo semplicemente osservato queste meravigliose creature e appunto abbiamo cercato di emularle, imitarle, e questo ci ha dato una marcia in più ovviamente. La natura insegna. Ebbene ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, ma soprattutto iscrivetevi al canale e accendete la campanella per restare sempre aggiornati. Ciao ragazzi, forte abbraccio a tutti!